La Insta360 Go 3 è stata l'action cam più divertente del 2023, io sono contento di aver speso 360 euro. Ma usata così, è sostituibile da SG Cam C100 che costa 34 euro, quindi sono 326 euro in meno. Ciao, sono Marco e sto cercando l'action cam economica migliore del 2024. E ho provato anche la C100 Plus. E il primo impatto con la C100 è stato quello che mi ha dato l'impressione migliore. Guardate che buio che c'era qua. Io l'ho usata come camera da soggettiva agganciata alla maglietta mentre cercavo dentro le mie flight box una action cam che come al solito non trovavo più. Stiamo parlando di una stanza stretta e lunga in cui l'unica fonte luminosa è la finestra che vedete in fondo a destra e io sono in alto dentro una scatola nera. È chiaro che le alte luci della finestra sono bruciate, ma il miracolo fatto dalla C100 è stato rendere leggibile ciò che è dentro la scatola e vi assicuro che c'era veramente poca luce. E siccome non trovo mai niente, ho cercato anche dentro il mio sgabuzzino, ma guardate la resa in questa stanza buia illuminata solo da una lampadina da 60 watt. Veramente notevole. Il punto di forza di SG Cam C100 è la compattezza e queste riprese sono state rese possibili dal clip case fornito in dotazione e dal fatto che è talmente leggera che anche pensata a una t-shirt non la andrà a deformare anche se ci muoviamo, camminiamo, facciamo cose. Chiaro che il peso piuma è 34 grammi. La mia GoPro con Media Mode è oltre i 200 grammi. L'attuale migliore action cam economica 2024, la V9, pesa 3 volte e mezza la C100. Provate a fare le stesse riprese con una GoPro agganciata a una maglietta. È talmente pesante che vi registrerà sempre i piedi perché il peso deforma il tessuto. È la camera a punti bassi. Il primo giorno è stato il giorno dell'entusiasmo e così l'ho anche montata sul casco, visto che non pesa niente e non dà fastidio. Mentre mi preparavo per fare il giro in moto, la camera ha confermato le prime buone impressioni per la resa in condizioni di luce difficili, come dentro il garage che è illuminato solo da qualche neon e dai lucernari, ma anche nei passaggi fra chiari e scuri, come quando imbocchiamo la salita illuminata dalla luce del cielo e quando usciamo poi all'aperto dal sottopassaggio carrabile. Vedete come non è mai troppo brusca, ma i passaggi sono sempre abbastanza naturali? Ovvio che non siamo a livello di action cam da 400 euro, ma direi che se la cava egregiamente. Queste sono riprese fatte al tramonto e infatti si vede la luce molto tagliente del sole. La gamma dinamica è notevole, mentre la camera fa un ottimo lavoro nello schiarire le basse luci, tende un po' a bruciare le alte luci. Il cielo non ha né colore né dettagli. Ma fatemi invertire perché nel tentativo di fuggire dal traffico abbiamo imboccato una strada troppo di campagna. E a Noemi lo sterrato non piace, perché lei non ha 3 ruote e quelle strade non le vuole fare mai più. Ma tornando alla nostra action cam, oltre alla gestione delle alte luci, per cui il cielo era quasi sempre bruciato, non mi ha soddisfatto particolarmente la gestione delle vibrazioni. Per essere montata sul casco, l'immagine ballava un po' troppo. Dopo cerchiamo di capire come mai. Vediamo invece quanto funziona bene come dashcam economica. Vediamo come funziona come dashcam perché 37 euro così piccola e compatta sarebbe molto interessante. Io l'aggancio in una posizione che mi sta simpatica, le do power, adesso ve lo faccio vedere, e lei teoricamente inizia a registrare. Teoricamente perché in realtà non lo fa. Quindi lei si accende correttamente, infatti vedete che c'è il LED, questa cosa del LED che non si vede tanto, dovrebbero farlo più potente. Dispositivi disponibili, quindi lo rileva, mi dice Android Audio, le opzioni disponibili, Mirror Link, Setup, Info, però secondo me questo non le dà corrente. Quindi le dà tipo solo i dati, sta di fatto che non le dà alimentazione. Allora, si sopperisce facilmente perché qua c'è la presa accendisigari, un adattatore da 5 euro e voi siete a posto. L'agganciate qua, quando accendete la macchina, qua di sicuro arriva corrente. Io ho portato un power bank, quindi faremo la simulazione. Adesso fatemelo agganciare qua, è una posizione che ho provato prima e che mi piace. Facciamo un clac, dopodiché lo mettiamo in posizione bene, dritta. Vediamo come registra. Quindi io accendo la macchina, lei sente l'alimentazione,
Ok, e inizia a registrare e vediamo che cosa registra. Sta registrando, vero? No, faccio tutto sto mestiere per nulla, tanto rumore per nulla, come diceva qualcheduno. Sì, sta registrando perché sta lampeggiando, quindi è proprio quel mio CarPlay che non funziona bene. Per simulare come funzionerebbe di notte, vediamo giù nei garage dove c'è ben poca luce perché ci sono solo lucernai. Adesso le luci al neon sono spente, quindi più o meno simula quella che sarebbe l'illuminazione notturna di sicuro in una città. E a questo punto, se io stacco, fammi vedere se è vero, sta registrando, brava. Se io stacco l'alimentazione, quindi ho spento la macchina, ce l'ho collegata correttamente, ho spento la macchina, lei non sente più alimentazione, si dovrebbe spegnere. Ah sì, perfetto. Ha vibrato, si è spenta, perfetto. Andiamo a vedere la registrazione, ma sono confident. Un altro bonus della C100 è la possibilità di essere usata come webcam. Ah no, questa non va bene. Ma questa non va bene perché se è incastrata la memory card non riesco più a tirarla via. Perché è importante? Perché se non ha dentro la memory card, lei capisce che quando viene connessa via USB al PC che si deve comportare come webcam. Questa è la webcam del mio PC, che è una PC di fascia alta perché è un PC da gamer. Adesso vi faccio vedere la differenza di qualità con la C100. E questo è il video che viene registrato dalla C100 e si nota subito una qualità incredibilmente più alta, c'è molto meno rumore, la risoluzione è un multiplo, molto più limpido, molto più nitido. Proviamo sul Mac. La stessa cosa connessa al Mac tramite USB, questo è Facecam, sto registrando lo schermo in modo che non ci siano gli artefatti che abbiamo visto prima, perché in realtà quel soffitto rovinato era dovuto alla compressione video e ovviamente poi mi regolerò la posizione, però anche qua mi sembra molto più bella, molto più definita. L'unica cosa è che i colori della webcam del Mac mi sembrano un po' più caldi, quindi sono un po' più piacevoli, però tutto il resto fa più schifo, quindi come uso come webcam a me sembra veramente buono. Avevo visto prima un po' di problemini, adesso voglio capire qual è la migliore impostazione per la sensibilità EV e come gestisce le vibrazioni. Quindi la monto nel piccolo case con aggancio standard GoPro e l'aggancio alla moto, nella stessa posizione in cui avevo provato la Action Cam V9. Quella che vi dicevo è la migliore Action Cam economica del 2024. Per ora. La V9 aveva un buon equilibrio nell'immagine fra luminosità, contrasto e saturazione, ma tendeva a scurire troppo le basse luci. Infatti qua non vedete molti dettagli del motore, giusto? La C100 montata nella stessa posizione ci regala molti più dettagli nella zona del motore, però per schiarire le parti scure brucia un po' il cielo. L'impostazione della sensibilità luminosa e via meno 2/3 migliora la situazione. I dettagli nelle basse luci restano, però quanto effetto jelly! Diventa importante dopo i 70 all'ora, notate quanto deforma la forcella? Decido di provare anche la versione Plus, sperando in qualche miglioramento soprattutto per l'effetto jelly, visto che è stabilizzata. Ma il giro si rivela subito più movimentato, sia per incontro fortuito in partenza, fate caso a cosa sbuca fuori in basso a destra. Avete visto? Vabbè, vi farò il replay, così abbiamo una scusa per vedere l'immagine ingrandita al 200% per notare i discreti dettagli. E appena dopo il coniglietto, nel tentativo di testare l'effetto jelly anche nella C100 Plus, mi faccio prendere un po' la mano e arrivo lungo alla rotonda successiva. Vi faccio sentire l'audio così capiamo l'efficienza dell'antivento microfonico, sufficiente fino a circa 50 all'ora.
fatemi vedere come stanno le gomme dopo la frenata da paura mia. Mi sono in mano. Monto lo smorzatore di vibrazioni universale per Action Cam di Insta360 perché costa 70 euro, servirà a qualcosa? E poi neanche la C100 Plus con la compensazione elettronica EES anti-shaking riusciva ad evitare l'effetto gel. Lo smorzatore di Insta360 ha delle parti elastiche che rallentano e attutiscono i movimenti, quindi dovrebbe ridurre le microvibrazioni ed eliminare l'effetto jelly. Ma le immagini ci dicono che al lato pratico non migliora, anzi, a me sembra che abbia peggiorato la situazione. Voi cosa dite? Ok, C100 EV meno un terzo. Fatemi provare la stessa inquadratura con due impostazioni di insensibilità EV, per capire il miglior setting da usare sia per i dettagli della moto sia per il cielo. C100 EV meno 2 terzi. E incidentalmente si nota la deformazione pin cushion per la lente wide angle. Vabbè, tutte le Action Cam ce l'hanno. Visto che la SJ Cam C100 offre anche la funzione di timelapse, ero curioso di vedere se ci fossero differenze fra il modello normale e quello Plus. Così ho utilizzato un vecchio supporto magnetico a cui ho collegato un adattatore 2 posti per mettere a confronto il timelapse fatto dalle due Action Cam senza e con compensazione delle vibrazioni. Il mio setup sembrava stabile, non ballava troppo con i normali movimenti della guida motociclistica, quindi ero fiducioso, ma ambedue i timelapse fanno schifo. Uno potrebbe pensare che si nota troppo stacco fra un'immagine e l'altra perché qui l'intervallo di registrazione è stato impostato troppo alto. Ma il problema è la mancanza pressoché totale di compensazione delle vibrazioni, per cui tra un'immagine e l'altra, oltre a passare troppo tempo, c'è troppo scostamento. Guardate quanto era venuto meglio il timelapse fatto con la V9 doppio schermo. E se è ancora la migliore Action Cam economica del 2024, di motivi ce n'è. Per poter consigliare queste Action Cam devo risolvere una volta per tutte il secondo dei due dubbi che finora la C100 mi ha generato. Qual è il miglior setting fra sensibilità EV e Wide Dynamic Range? Andiamo in giardino a riprendere i bei colori dei fiori, ma fatemi assumere una postura stabile in modo che con le braccia riesca a fare quasi una carrellata. No, ecco, così sembra che sto facendo un'altra cosa. Questo confronto evidenzia due problemi. Le alte luci sono bruciate, ma anche i colori del fiore, così come il verde delle foglie, sono troppo sbiaditi. E io non ho mai visto un Action Cam dove per non bruciare le alte luci la sensibilità EV deve essere impostata a -2. Per carità, vero che abbiamo abbastanza gamma dinamica da non bruciare il cielo e non rendere troppo buie le parti scure, ma coi colori proprio non ci siamo. A questo punto viene il dubbio che il colpevole sia il VDR. Siccome i colori mi sembrano un po' smorti, voglio vedere quanto incide il VDR, quindi quanto l'attesa gamma dinamica in una scena, laddove ce ne sia poco, viene modificata da questa impostazione. Quindi qua c'è il VDR. Niente, i colori con il VDR sono sbiaditi. Qua ho impostato VDR off, quindi ho detto alla camera in questa scena c'è poca gamma dinamica che deve registrare. Vediamo come interpreti i colori. Si nota la differenza. L'intuizione era corretta, il VDR è il responsabile dei colori sbiaditi. In una scena con poca gamma dinamica, tipicamente quando nel quadro non c'è il cielo, il sole o un'altra fonte luminosa, meglio disattivarlo. Il VDR fa il suo lavoro di riportare basse luci e alte luci nel range visibile, ma rende tutto molto sbiadito, mentre senza i colori sono più piacevoli. Quindi disattiviamo il VDR? Non c'è modo di avere ampia gamma dinamica e colori piacevoli? In realtà, con una semplicissima color correction che abbassa mezzi toni basse luci mentre aggiunge un poco di saturazione, l'immagine diventa il meglio dei due mondi, conservando la gamma dinamica con colori vivaci. Però è un passaggio in più da fare in post-produzione. Avete voglia? Certo, la C100 sarebbe più comoda da usare se avesse uno schermo. Vedete qua la V9. Lei non ha il VDR, ma almeno posso verificare subito l'effetto delle impostazioni. Adesso parliamo di LED Moshi e accensioni per sbaglio. Alla luce del sole
Per fortuna che vibra, perché sennò come fai a capire che è accesa? Non si vede assolutamente niente. Così addirittura sto registrando. Dovrebbe lampeggiare. Ma proprio niente si vede, mamma mia. Vediamo qua all'ombra. Sì, forse qualcosa all'ombra. Stoppo la registrazione. L'unica cosa che vibra. Accendo il wifi. Vediamo se si vedono i colori. Un po' sì. Il verde un pochino si vede, ma ovviamente si vede all'ombra. Se vado al sole, niente. Mamma mia, è terribile sta roba. Ma anche in casa a me è capitato varie volte di accenderla per sbaglio. Ma vediamo altri aspetti dell'ergonomia della SJ Cam C100. Se la Insta non la uso con la sua base che ha lo schermo, l'ergonomia è molto simile perché quando accendo fa il beep beep, si accende il LED. Il LED è sotto, genialmente, dove metto il dito, però tolgo il dito e lo vedo. Quando schiaccio per registrare la stessa cosa, cambia stato il LED che vedo dopo che ho tolto il dito e fa beep. E adesso sta registrando. Se stoppo e spengo. Quindi si affida ai beep e al LED. Invece la SJ Cam si affida anche alle vibrazioni, anzi solo alle vibrazioni, non ai beep, però anche lei ha il LED sotto il dito, quindi accendo. Si sentirà la vibrazione, spero si senta perché ho messo il microfono qua. Ha fatto una breve vibrazione, il LED è diventato blu. Per registrare una pressione veloce, stessa cosa farà, quindi vibra. E poi inizia a lampeggiare. La stoppo e la spengo. Fin qua tutto bene. Le difficoltà iniziano se dico per sbaglio, mettiamo che non ho la memory card dentro, che non è che così agevole da prendere e fuori. Stronza. Ok, proviamo a disincastrare. Allora, proviamo con la C100 Plus. Ok, qua non c'è la memory card. Quindi se l'accendo senza memory card, lampeggia rossa. Ok. E questo ti dovrebbe far capire che non ha la memory card e continua a vibrare. Okay. Se invece l'accendiamo ed è in modalità timelapse, è a rossa fissa. Ok, quello che dobbiamo fare, ovviamente possiamo farla partire come registrazione, è alterna blu e rosso, ma se vogliamo tornare invece in modalità normale, premiamo 2 volte e attiviamo il wifi, in modo che ci connettiamo con la sua app. Quando compare la rete ci connettiamo, adesso dovrebbe arrivare. Ok, è abbastanza veloce. Andiamo nella sua app, se è stabile è connesso. Ok, e qua da video lapse spostiamo sul video normale e a questo punto va a posto. E poi sempre qua ci sono tutte le impostazioni, per cui la risoluzione, il loop recording, l'audio acceso spento, la sensibilità EV che abbiamo visto prima è sempre meglio averla un po' bassa,
il white balance, il movie codec, il color, che è meglio lasciare normale perché le altre sono modalità artistiche, sharpness e VDR, che abbiamo visto che va attivato e disattivato a secondo della situazione. Un'altra cosa interessante che ha è la modalità car mode, che noi possiamo attivare. Ok, adesso è in car mode ed è verde, però se spegniamo la camera, ok, adesso lei si spegne. Ok, se la accendiamo parte in modalità normale, quindi io posso anche registrare. Ricapitoliamo. Abbiamo risolto il dubbio sul VDR, adesso l'altra verifica da fare prima di poter consigliare la camera è la compensazione delle vibrazioni. Monto le action cam in basso per metterle in difficoltà. Come mi aspettavo, nessun problema nell'androne di casa, ma anche la più estesa gamma dinamica con il cielo e il sole nel quadro viene gestita molto bene. Il problema è che non appena inizio a pedalare si notano delle vibrazioni. Troppe vibrazioni. Per essere sicuro vado al parco in modo da poter fare un test su un terreno un po' accidentato. Nelle immagini che seguono tenete presente che non è una prova finta, non dovevo far fare bella figura alle action cam e quindi non le ho montate furbamente in un posto facile, ma piuttosto sul manubrio che a bassa andatura si muove molto. È una giornata complicata, quindi resto subito incastrata in un tronco. Anche se l'inquadratura è difficile, contro luce l'immagine è valida, ma non appena mi libero dal tronco e inizio a muovermi, balla tutto. E sia la C100, senza compensazione vibrazioni, ossia la C100 Plus, che costa di più perché ha la compensazione delle vibrazioni, di fatto l'immagine fa schifo. Ma mi chiedo e mi domando, come fai a mettere in commercio un action cam che non gestisce per niente le vibrazioni? Per avere un termine di paragone, questa è la Insta360 Go 3. Vero che l'angolo è fin troppo ampio, ma qua la compensazione delle vibrazioni c'è davvero e rende l'immagine almeno guardabile. Ho esagerato con una posizione troppo difficile? Mi viene il dubbio e provo a montare la camera in una posizione più standard che guarda avanti. Sia mai che la stavo sconsigliando perché va in bici e poi invece è utilizzabile? Ma niente, anche montata così le immagini fanno schifo e ballano veramente tanto. Oddio no, di nuovo il ramo dove mi incastro. Con tutte queste vibrazioni ho perso anche la catena della bici. Per fortuna me ne sono accorto. Ma fatemi venire via da questo bosco pericoloso e forse troppo accidentato. Esco dal parco e mi dirigo verso l'asfalto, vediamo se almeno le immagini registrate su una strada normale sono utilizzabili. La mia flebile speranza viene annullata in un microsecondo, le immagini fanno schifo anche su strada asfaltata. Niente da fare, non con la C100, ma neanche con la C100 Plus, che viene venduta a un prezzo maggiore, proprio per la stabilizzazione elettronica. Registriamo immagini decentemente stabili. Fanno veramente schifo. Bah, sono veramente deluso. Fatemi cambiare tipo di attrezzatura, zaino, parco e andiamo a sentire come registra l'audio. Microfono di backup, nel caso in cui i microfoni delle camere SJ Cam non registrassero bene, il mio dittafono Sony ad alta fedeltà. Ci ho appena installato 2 Dead Cat antivento da €1, quindi non dovremmo avere problemi di audio né di vento. 1, 3, 4. E mi metto a distanza di braccio e mi aspetto che ovviamente a distanza di braccio SJ Cam C100 abbia un buon audio come SJ Cam C100 Plus, saremo a 70 un braccio, 70 cm. Provo ad andare circa 1 metro, ok, la falcata è circa 1 metro, quindi SJ Cam C100 deve avere un ottimo audio a 1 metro. Così come SJ Cam C100 Plus, soprattutto perché sta facendo una voce un po' presente. Se vado a 2 metri, audio test SJ Cam C100, audio test SJ Cam C100 Plus a 2 metri, si deve sentire ancora bene. Per una camera così piccola, senza però indicazione di essere waterproof come la SJ Cam C100, a 3 metri l'audio deve essere buono. La stessa cosa dicasi per SJ Cam C100 Plus, a 3 metri si deve sentire bene. Vado a 4 metri. Continuo a fare la voce forte, nel senso che SJ Cam C100 Plus a 4 metri si sentano bene. 5 metri, qua siamo un po' borderline perché ormai nella camera immagino che io sarò molto piccolo, si sente bene, è chiaro che a questo punto devo fare la voce di diaframma. Siamo a 5 metri ed è l'audio test con
voce di diaframma per SG Cam 100 e 100 Plus. Tolgo il diaframma, parlo come una persona normale e non si capisce assolutamente che ovviamente né SG Cam 100 né SG Cam 100 Plus a 5 mesi possano percepire qualcosa. Allora di sicuro non è sicuro perché sto provando a dire. Siamo a 10 metri, mettiamo caso che facendo delle comunicazioni molto conteste e computate una scena d'azione, stanno quindi urlando, quindi la voce può essere molto forte e presente e a 10 metri, se c'è 100 plus, anche una voce forte, non mi aspetto che all'inizio no, poi faccio una voce normale, E ora vediamo la parte un po' da nerd. Quelli che stanno sempre seduti al computer a leggere codici sugli schermi. Voi sapete che in realtà la clip video è un contenitore che oltre al video in sé racchiude anche tutte quelle meta informazioni che servono sia per la decodifica sia come riferimento. I meta delle SJ Cam hanno una struttura standard, non sembra di avere a che fare con una camera economica. Per fortuna. Confrontandoli con i meta della migliore action cam economica del 2024, notiamo che struttura e quantità di informazioni sono praticamente identiche. Ma in realtà anche guardando il file meta di una top di gamma, quindi la DJI Osmo Action 4, non notiamo molte più informazioni. Ma il vero vincitore qua è la GoPro 12 che benché come qualità non sia più la migliore action cam di marca, come informazioni meta migliora la vita a chiunque voglia perfezionare le proprie registrazioni e soprattutto di noi youtuber. Guardate qua, da ProTune in poi, per ogni registrazione, anche dopo mesi, possiamo sapere senza dubbio con quali impostazioni di white balance, colore, sensibilità ISO, esposizione avevamo registrato e tante altre informazioni utili. E dopo tutte queste prove non consiglio C100 né C100 Plus, ma per una mancanza grave che è la compensazione delle vibrazioni. Poi c'è una mancanza minore che è il profilo colore smoscio, per cui alte luci e basse luci le ha buone, anche il low light funziona bene, ma cavolo c'è un'immagine smoscia. Abbiamo visto pochi minuti fa, per chi ha visto tutto il video, che la correzione colore da applicare in post produzione è di una banalità sconvolgente, cioè veramente in 30 secondi ottenete un'immagine veramente figa. Però ci abbiamo voglia di fare sto sbatti? Io penso di no e penso che gliela comprerei se aggiungessero una compensazione delle vibrazioni e un cavolo di profilo colore che sia decente, un po' più di contrasto e di saturazione, non ci vuole molto. Adesso come adesso 34 grammi, la montate sul casco e non la sentite, figa. Dashcam per la macchina così piccola e comodissima anche perché è programmata molto bene, per cui accendete il motore, lei registra in loop, spegnete il motore, tenete, si spegne e tiene gli ultimi 10 minuti, oppure staccate il cavo e abbiamo 10 minuti. Quindi ha delle potenzialità ma molto male espresse, non, secondo me a parte Dashcam e forse la moto, ma non dove fa troppo effetto jelly. E ci vediamo alla prossima se sopravvivo, perché sto giro ci ho messo 3 settimane a fare il video, a me sembra di metterci troppo, non so, mi scrivete un commento, ditemi cosa ne pensate, ma scrivetemi anche per il mio piacere se vi è stato utile questo video, lasciatemi un like e scrivetemi bella zio, ciao zio, perché io giuro la sera me li guardo, mi diverto un sacco e cerco di rispondere anche a tutte le domande tecniche. Ma questa qua ha veramente dalle prime prove una bella qualità, è solida, assomiglia un po' alla V9, ah infatti è la V9, non è questa qua, è questa qua, quella della prossima prova, che è il clone del DJI Osmo Action. Questo era il clone della GoPro 9 e questo è della Osmo Action, a poco più di 100 euro, mi sembra interessante. Ci vediamo alla prossima.